Assolutamente. Ecco una versione ampliata della tua analisi, mantenendo lo stile e il tono originali, espandendo i dettagli e aggiungendo ulteriori elementi speculativi e narrativi per raggiungere la lunghezza desiderata. Ciao a tutti, e benvenuti, anzi, bentornati sul nostro canale. Sono super emozionata di avervi qui oggi per un video che, ragazzi, fidatevi, sarà una bomba. Oggi ci addentreremo nel mondo intricato e, diciamocelo, spesso drammatico, delle relazioni, con un focus particolare su una coppia che sta facendo parlare di sé, Neslihan e Burak. Avete presente quando tutto sembra andare a gonfie vele e poi, bam, arriva l'inaspettato? Ecco, preparatevi perché oggi analizzeremo un momento di pura tensione tra Neslihan e Burak, un momento in cui la pazienza di Neslihan ha raggiunto il limite e la sua reazione ha lasciato tutti, ma proprio tutti, a bocca aperta. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se siete nuovi qui, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Promettiamo contenuti super interessanti, gossip succosi e analisi approfondite come quella che vi aspetta oggi. E se siete già iscritti, sapete già quanto ci teniamo a voi. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore del dramma. Allora, per capire appieno la portata della reazione di Neslihan, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e ricostruire il quadro della situazione. Neslihan e Burak sono una coppia che, almeno all'apparenza, sembrava solida e affiatata. Sui social media, le loro foto insieme erano un tripudio di sorrisi, abbracci e dediche romantiche. Vacanze esotiche, cene a lume di candela, regali costosi, la quintessenza della coppia perfetta. Avevano persino un hashtag dedicato, cancelletto Nesburlove, che i fan utilizzavano per celebrare ogni loro momento insieme. Perfetti, quasi irreali. Ma, come spesso accade, dietro la facciata patinata si nascondevano delle crepe, delle tensioni latenti che aspettavano solo il momento giusto per esplodere. Nelle ultime settimane si erano rincorsi diversi rumors sul loro conto. Alcune fonti vicine alla coppia, a volte identificate come amici stretti che desiderano rimanere anonimi, parlavano di frequenti litigi, causati da incomprensioni e gelosie. Sembra che la gelosia di Burak fosse un fattore scatenante ricorrente. Neslihan, una donna brillante e ambiziosa con una carriera in ascesa nel mondo della finanza, attirava inevitabilmente l'attenzione, e Burak, che lavorava come fotografo freelance con alti e bassi, sembrava faticare a gestire il suo successo. Altre, invece, insinuavano che Burak non fosse del tutto trasparente con Neslihan, che nascondesse qualcosa. Forse messaggi ambigui con altre donne, forse segreti riguardanti la sua situazione finanziaria. Le voci si rincorrevano senza sosta. Ovviamente, prendiamo queste voci con le pinze, perché nel mondo del gossip è facile cadere nelle trappole delle fake news. Ma una cosa è certa, l'aria tra Neslihan e Burak non era delle migliori. Si percepiva una freddezza sottile nelle loro interazioni pubbliche, un'assenza di quella scintilla che li aveva contraddistinti all'inizio della loro relazione. E qui arriviamo al punto cruciale. Immaginate la scena, una cena tra amici intimi in un ristorante alla moda, un locale con luci soffuse e musica lounge, l'atmosfera rilassata, risate e chiacchiere spensierate. C'erano persone importanti nella loro vita, la migliore amica di Neslihan, Aileen, sempre pronta a difenderla, l'amico d'infanzia di Burak, Cem, un tipo pragmatico e leale, e una coppia di amici comuni, Denise e Eda, sempre pronti a smorzare la tensione con una battuta. Neslihan e Burak sono seduti uno accanto all'altro, ma la tensione è palpabile. Neslihan, vestita con un elegante abito nero, sorrideva, ma i suoi occhi rivelavano una certa stanchezza. Burak, con la sua solita camicia bianca impeccabile, sembrava nervoso, tamburellando le dita sul tavolo. Ad un certo punto, durante una conversazione apparentemente innocua sulla prossima mostra fotografica di Burak, fa una battuta che Neslihan percepisce come una frecciatina, come un modo velato per sminuirla o prenderla in giro. Aveva detto qualcosa del tipo: sì, spero di vendere abbastanza foto da potermi permettere una vacanza come quella che Neslihan si concede ogni anno con i suoi bonus. Detto così, sembrava uno scherzo innocente, ma c'era un velo di sarcasmo nella sua voce che non era sfuggito a Neslihan. A quanto pare, non era la prima volta che Burak si lasciava andare a commenti del genere. Spesso, durante le cene con gli amici,
Faceva allusioni alla sua vita difficile da artista squattrinato, paragonandola implicitamente alla vita facile di Neslihan, circondata dal lusso e dal successo. Neslihan, che aveva sempre cercato di minimizzare e sorvolare, pensando che Burak fosse solo insicuro e bisognoso di attenzioni, quella sera ha ragione. Tu il limite. Anni di piccoli torti, di silenzi e di compromessi hanno fatto traboccare il vaso. Aveva sopportato innumerevoli commenti sminuenti sul suo lavoro, sulle sue ambizioni e persino sui suoi gusti personali. Aveva sempre cercato di supportarlo, di incoraggiarlo, ma sembrava che niente fosse mai abbastanza. E qui arriva la reazione inaspettata. Nessuno si aspettava che Neslihan, solitamente così pacata e diplomatica, reagisse in quel modo. Era sempre stata la mediatrice, quella che cercava di appianare le divergenze e di mantenere la pace. Invece, con una calma apparente che nascondeva una rabbia repressa, una rabbia che covava da tempo, Neslihan ha fissato Burak negli occhi e, con un tono di voce fermo e deciso, gli ha detto quello che pensava. Non urla, non scenate plateali, ma parole taglienti come lame, che hanno colpito Burak nel vivo. Aveva scelto le parole con cura, soppesando ogni sillaba per massimizzare l'impatto. Testimoni oculari raccontano che il silenzio nella stanza è diventato assordante. Persino la musica lounge sembrava essersi spenta improvvisamente. Tutti erano immobili, con gli occhi puntati su Neslihan e Burak, in attesa di vedere come si sarebbe evoluta la situazione. Aileen, la migliore amica di Neslihan, le stringeva la mano sotto il tavolo, offrendole un sostegno silenzioso. Cem, l'amico di Burak, si mordicchiava il labbro, visibilmente a disagio. Denise e Eda si scambiavano sguardi nervosi, consapevoli di essere testimoni di un momento cruciale nella relazione tra Neslihan e Burak. Burak, visibilmente spiazzato dalla reazione di Neslihan, ha cercato di giustificarsi, di minimizzare le sue parole, dicendo che era solo una battuta, che non voleva offenderla. Ma ormai era troppo tardi. Il danno era fatto. Le parole di Neslihan avevano squarciato il velo di perfezione che avvolgeva la loro relazione, rivelando la realtà sottostante. Ma cosa ha detto esattamente Neslihan? Purtroppo, non abbiamo la trascrizione esatta delle sue parole, ma da diverse fonti siamo riusciti a ricostruire il senso del suo discorso. Neslihan ha accusato Burak di essere egoista, immaturo e di non rispettarla. Gli ha rinfacciato tutti i suoi errori, tutte le volte in cui si era sentita sminuita e trascurata. Gli ha detto che era stanca di dover sempre cedere, di dover sempre mettere da parte i suoi bisogni per accontentare lui. Gli ha ricordato tutte le volte in cui aveva rinunciato a opportunità di lavoro per supportare i suoi progetti, tutte le volte in cui aveva sopportato i suoi sbalzi d'umore e le sue insicurezze. Gli ha detto che si sentiva come se vivesse costantemente all'ombra di Burak e che non poteva più tollerare quella situazione. E la cosa che ha sconvolto di più tutti i presenti è stata la sua affermazione finale. Neslihan ha lasciato intendere di non essere più sicura di voler continuare la relazione con Burak. Una frase che ha suonato come un ultimatum, come un punto di non ritorno. Aveva detto qualcosa del tipo: Burak, non so se riesco più a farlo. Sono stanca di sentirmi così. Forse è meglio se prendiamo strade diverse. Quelle parole avevano colpito Burak come un pugno nello stomaco. Dopo la sfuriata di Neslihan, la cena è proseguita in un clima surreale. Burak era visibilmente provato, con lo sguardo perso nel vuoto e le mani tremanti. Neslihan cercava di mantenere la calma, anche se si percepiva che dentro di sé era una tempesta. Aveva ordinato un bicchiere di vino, che aveva bevuto lentamente, cercando di riprendere il controllo delle sue emozioni. Gli amici della coppia hanno cercato di stemperare la tensione, di riportare la conversazione su argomenti più leggeri, parlando del nuovo film di successo o delle prossime vacanze estive, ma il gelo era ormai calato sulla serata. Nei giorni successivi, la notizia della reazione di Neslihan si è diffusa a macchia d'olio, alimentando il gossip e le speculazioni. Ai social media sono stati invasi da commenti e teorie sulla coppia. L'hashtag cancelletto Nesburlove è stato sostituito da cancelletto Team Neslihan e cancelletto Team Burak, a seconda della fazione a cui appartenevano i fan. I fan della coppia si sono divisi, alcuni hanno condannato il comportamento di Neslihan, definendolo eccessivo e ingiustificato, sostenendo che avrebbe dovuto parlare con Burak in privato anziché umiliarlo in pubblico. Altri l'hanno sostenuta, applaudendo al suo coraggio di dire quello che pensava e di difendere la propria dignità.
E Burak? Burak, dopo un iniziale momento di smarrimento, sembra aver capito la gravità della situazione. Si è reso conto di aver dato per scontata Neslihan, di non aver apprezzato il suo amore e il suo supporto. Fonti vicine alla coppia riferiscono che sta facendo di tutto per riconquistare Neslihan, che le sta dimostrando il suo amore e il suo pentimento. Le ha fatto delle scuse sincere, le ha promesso di cambiare e di impegnarsi di più nella relazione. Le ha scritto lettere d'amore, le ha portato fiori e le ha organizzato cene romantiche. Ha persino inizi a frequentare un terapeuta per affrontare le sue insicurezze e la sua gelosia. Ma sarà sufficiente? Riuscirà Burak a riconquistare la fiducia di Neslihan? Solo il tempo potrà dirlo. Una cosa è certa, la reazione di Neslihan ha segnato un punto di svolta nella loro relazione. Ha messo a nudo tutte le loro fragilità, tutte le loro insicurezze. Ora dovranno decidere se sono disposti a lavorare insieme per superare le difficoltà e costruire un futuro insieme, oppure se è arrivato il momento di prendere strade diverse. La decisione è nelle mani di Neslihan, e tutti si chiedono quale sarà il suo verdetto finale. Questa storia ci insegna che anche le relazioni più perfette possono nascondere delle crepe. Che la comunicazione è fondamentale per evitare incomprensioni e rancori. Che a volte è necessario reagire, anche in modo inaspettato, per far capire all'altro quanto stiamo soffrendo. E soprattutto, ci ricorda che l'amore non è un sentimento statico, ma un percorso in continua evoluzione, che richiede impegno, sacrificio e tanta pazienza. Ci ricorda anche che è importante ascoltare i propri bisogni e non sacrificare la propria felicità per compiacere gli altri. E con questo, siamo giunti alla fine del nostro video di oggi. Spero che questa analisi approfondita della reazione di Neslihan vi sia piaciuta e vi abbia dato spunti di riflessione. Riassumendo brevemente, abbiamo visto come una coppia apparentemente perfetta come Neslihan e Burak possa nascondere delle tensioni latenti. Abbiamo analizzato la reazione inaspettata di Neslihan, che ha sorpreso tutti. E abbiamo riflettuto sull'importanza della comunicazione e del rispetto all'interno di una relazione. Abbiamo anche esplorato le dinamiche di potere all'interno della coppia e le conseguenze dell'insoddisfazione emotiva. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto. Adesso, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa storia. Siete dalla parte di Neslihan o di Burak? Avete mai vissuto una situazione simile? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre esperienze. Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. Avete consigli per Neslihan e Burak? Credete che possano superare questa crisi? E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci spinge a creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. Quindi, ricapitolando, mi piace, commento, condivisione e iscrizione. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! E non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi il prossimo aggiornamento su Neslihan e Burak. Chissà, magari avremo un video di follow-up con le ultime novità sulla coppia. Rimanete sintonizzati!